Ora, cosa succede invece se io ho genericamente un bosco in una direzione? Per esempio, potrebbe essere in direzione sud, nel quadrante sud, quindi nei 90 gradi collegati al sud, o in un'altra area. Vedete, ci sono genericamente degli alberi. In questo caso diciamo che in quella direzione è presente l'informazione legno. Ok? Questa è l'unica cosa che possiamo dire perché non possiamo entrare più nel dettaglio, non si percepisce la forma, la silhouette degli alberi, si ha solo una generica informazione di un muro di verde, quindi legno. Attenzione però a una cosa importante, e qui siamo fuori dal bosco, ma anche qui vige una regola. Non solo che deve esserci un certo spazio in ogni direzione, ma gli alberi non devono mai essere troppo vicini all'abitazione. Questo per molti motivi. Quindi, per esempio, perché ovviamente costituiscono un rischio, potrebbero cadere in seguito a una tempesta o un fulmine e abbattersi sulla casa, perché possono danneggiare le tubature, perché riempono gli scarichi delle grondaie di foglie e portano comunque sporco. E in generale un albero troppo vicino alla casa può essere incombente e può non essere così favorevole. Questi due esempi sono casi accettabili, chiaramente vanno bene. L'immagine a destra forse, ecco, siamo un po' al limite, qui siamo già un po' troppo vicini, ma direi che va bene. Bisogna calcolare che a alcune latitudini gli alberi vengono usati per proteggersi dal sole nelle latitudini calde, no? Per esempio in Marocco ho visto delle case orientate verso sud con la facciata completamente bloccata dagli alberi, proprio perché gli alberi servivano a, come dire, isolare la facciata dal caldo, dall'illuminazione. Erano casi interessanti perché non c'erano altri alberi ai lati della casa o dietro, quindi una configurazione che ho visto e ho studiato perché la ritenevo interessante. Qui abbiamo dei casi in cui decisamente le cose non vanno bene, l'albero è troppo vicino alla casa, tende a coprirla. Attenzione perché se l'albero per esempio è leggermente inclinato verso la casa, e questo può essere visto come un pericolo, può configurarsi come uno scià. Anche un albero incombente può configurarsi come uno scià, o a volte può dare semplicemente solo la sensazione di essere minaccioso. Un caso da fare particolare attenzione è se la forma dell'albero è tale per cui sembra che l'albero non solo sia troppo vicino, ma stia in qualche modo camminando verso la casa o si stia muovendo verso la casa. Ecco, in questo caso può esserci uno scià molto forte, soprattutto se l'albero è molto grande, perché è come un gigante che sta per calpestarti o per travolgerti. Ho visto una casa di questo tipo che aveva in una specifica direzione, delle 24 direzioni, nella Capra, aveva due grandi alberi, non troppo vicini, però davano la sensazione di camminare verso la casa e mi è stato riferito che da anni, regolarmente, ogni mese di luglio, che è appunto associato grosso modo alla capra, perché la capra va circa dal 6-7 luglio al 6 agosto, comunque nel mese di luglio avveniva sempre un furto in quella casa, tra l'altro proprio entrando da quella direzione. Altri casi in cui decisamente l'albero è davvero troppo vicino alla casa, ricordate che per esempio un albero centrale e frontale sulla porta d'ingresso, un albero dritto come quello a sinistra, può costituire uno scià.
c'è comunque un'informazione come dire, di un intruso, un estraneo, qualcuno troppo grosso per essere ignorato, capite? È vero che a volte un grande albero con una casa sotto può dare una sensazione di protezione, cioè di proteggere la casa, ma in verità sono casi abbastanza rari, non conterei troppo su questo. E cosa succede allora? Ecco, succede che poi quando le persone si accorgono che l'albero è diventato troppo grande, e di questo purtroppo ne fanno spesso la spesa i cedri e i pini, vengono capitozzati, vengono tagliati, devastati in questo modo, che è una cosa terribile. A parte che gli alberi vengono trattati come cose, purtroppo in Italia c'è una cultura del rispetto degli alberi, che sono esseri viventi, veramente diciamo così primitiva, ma nemmeno, perché forse i primitivi avevano più rispetto degli alberi. Per il semplice fatto che non si possono muovere, vengono trattati come se fossero delle pietre, ma gli alberi sono esseri viventi, soffrono molto a essere potati in questo modo, e tra l'altro poi c'è anche un ritorno negativo, cioè il danno non è tutto solo dell'albero, queste diventano informazioni di forme troppo squilibrate, manca completamente la simmetria, e quindi diventano forme minacciose, pericolose, spesso sono senza testa, cioè capitozzati. Quindi cosa succede? Danno quell'informazione di mancanza di intelligenza, di direzione. Inoltre comunque un albero così è un albero ormai rovinato, che ha perso la vitalità, quindi c'è anche un'informazione di mancanza di vitalità, oltre che di queste potature veramente sembrano amputazioni. Più che potature le chiamerei amputazioni agli arti, introducono anche questa informazione. Guardate gli alberi mal potati, guardateli singolarmente, sembrano dei pezzi di cadavere, proprio sono quasi dei fantasmi. Guardate che tristezza introducono in questo viale, e anche dove c'è il parco giochi dei bambini, sembrano, sì, sono forme di legno, ma forme di legno molto sfavorevoli, sembrano delle specie di cadaveri, decisamente introducono un'informazione di tristezza, di malattia, ma in senso proprio di essere stati devastati, e anche di minaccia per le forme di alcuni di essi. Se voi guardate per esempio l'immagine a destra, insomma, si riconosce nel secondo albero chiaramente come se fosse un uomo con le braccia alzate, quindi poi bisognerà vedere come viene percepito anche dai bambini, che sono i principali fruitori di questi spazi. Quindi ecco, questi sono sbagli assolutamente da evitare, anche perché indicano un'arretratezza culturale non da poco. Bene, prima di vedere le associazioni degli alberi con le 5 energie, dobbiamo fare un'introduzione più generale e quindi qualificare gli alberi come alberi yin oppure alberi yang. Quindi parliamo più del portamento dell'albero. Gli alberi yang hanno i rami che vanno verso l'alto, hanno questo tipo di portamento, quindi i rami si curvano verso l'alto, questa è la cosa importante. Gli alberi yin invece hanno il tronco principale che più o meno procede verso l'alto, ma non in modo così lineare, e i rami che pendono verso il basso, ok? Quindi pendono verso il basso. L'informazione dei rami che vanno verso l'alto è un'informazione molto importante, perché significa che il tronco può sostenere se stesso, ma può sostenere anche altro. Pensate poi che i rami a loro volta generano altri rami che puntano verso l'alto. Quindi questo indica una forte vitalità, una forte capacità di sviluppo.
Pensate anche da noi, no? I giovani hanno il corpo bello teso, tonico verso l'alto, invecchiando i muscoli tendono a cadere verso il basso. Più una cosa viene portata, sospinta o sostenuta verso l'alto, e più dà l'informazione di freschezza, di giovanilità e anche di, come si può dire, di forte potenziale di sviluppo, di vitalità e salute. Questo è una cosa importante da capire. Guardate, per paragone, questo edificio che non ha balconi, non ha nessun elemento in aggetto. Quello che nell'albero sono i rami laterali che si dipartono dal tronco centrale verso l'alto, in un edificio sono tutti gli elementi in aggetto, cioè che escono dalla sagoma dell'edificio, quindi hanno, come dire, non solo escono, ma possibilmente puntano anche verso l'alto. Sono balconi, balconate, balconcini di varie forme, terrazzi aerei, cose di questo tipo. Qui abbiamo un esempio in cui nulla è in aggetto in questo edificio. Anche i balconi dei piani più alti sono in realtà interni. È come una persona in piedi con le braccia lungo i fianchi che guarda in basso. Vedete, è un edificio di terra o un legno coricato, secondo da che parte si vede. Quindi di nuovo, se lo vedo come legno orizzontale, legno morto, di nuovo un'informazione di debolezza. In più è con un colore austero, insomma un grigio bianco, severo, metallo, che taglia ulteriormente l'informazione legno. In più non ci sono elementi in aggetto, quasi come se si avesse paura di mostrarsi. Molto yin, un edificio molto yin. Ti fa subito calmare, ti dice subito, questo edificio ti dice subito, devi stare molto calmo. Anzi, anche un po' triste, perché la situazione non è per niente tanto bella. Questo è quello che ti dice questo edificio. Ho voluto fare subito questo paragone per farvi capire la sensazione dello yang, inteso in questo senso, che punta verso l'alto. Poi ci sono gli alberi di queste forme, alberi rovinati, malpotati, ricresciuti, tagliati male, che hanno subito dei danni, magari dei fulmini, hanno i rami spaccati, presentano angoli retti, angoli acuti soprattutto, e forme triangolari. Questi sono considerati sfavorevoli e anche minacciosi a volte, sono associati al fuoco. Anche tutti gli alberi che buttano i loro rami in tutte le direzioni, quindi non solo verso l'alto, e quindi non è possibile entrare dentro, non è possibile avvicinarsi al tronco, anche questi alberi sono considerati fuoco, sono alberi respingenti, non sono considerati molto favorevoli, neanche troppo sfavorevoli. Qui invece vediamo un esempio a sinistra di un albero yin, vedete con i rami che vanno verso il basso, a destra di un albero yang, sia nel portamento che nei rami, vedete, vanno verso il basso. Gli alberi da frutta, penso ciliegi, meli, peschi, susini, sono considerati particolarmente yang perché sono molto vitali, perché buttano molto e i loro rami puntano molto verso l'alto, e perché sono i primi a fiorire in primavera, quindi portano molto forte l'energia del legno yang nascente. Se voi controllate, sono anche i primi a far ingiallire le foglie. Peschi, meli, peri, susini, ciliegi, le foglie iniziano già a ingiallire a luglio, mentre per esempio un noce, che è un albero di metallo, se guardiamo le foglie,
un noce tende a, diciamo così, ingiallire le foglie a ottobre, novembre, a volte anche dicembre o gennaio. Bene, passiamo ora a vedere, finalmente fatte tutte queste premesse, a vedere le forme collegate agli alberi, cioè le forme delle 5 energie. Però bisogna anche dire subito che per essere considerato un portatore di una forma ben specifica, un albero deve rispettare alcuni requisiti. Vediamo questi requisiti. Innanzitutto, come ho già spiegato riguardando alle forme nelle lezioni passate, una forma è ben percepibile se è inquadrata in una finestra, che sì, potrebbe essere una finestra proprio la finestra della vostra cucina, ma in generale si intende che la forma dell'albero è inserita in una specie di quinta, o comunque è ben percepibile nel suo complesso, isolata dalle forme vicine e senza essere bloccata o compromessa da altre cose, quindi come questa nel disegno per esempio. Ecco, qui vedete invece qui in questa immagine, non disegno, gli alberi sono già un po' troppo vicini, non si percepisce più così bene la forma di ogni albero, capite? Quindi qua è una situazione, direi, troppo mista, forse propenderei più verso un'informazione di legno, generica informazione di legno. Come seconda condizione, l'albero deve essere singolo o a gruppi di pochi elementi. Vedete qui a sinistra 4 alberi da frutta, ricordate il numero è importante se si tratta di numeri bassi, il numero è importante perché può essere associato a un'energia, oppure un bell'albero come quello a destra, vedete, gli alberi di pino marittimo, che in realtà questo sarebbe il nome scientifico pino domestico. Questi alberi sono considerati molto favorevoli e molto young, perché se voi ci pensate sono un tronco che poi si apre, quindi per il discorso che ho fatto prima dei rami che vanno verso l'alto, direi che questo è veramente il più young di tutti. Qui per esempio avete un altro caso interessante, vedete in una zona con pochi alberi, da questo lato di questo complesso di edifici abbiamo 3 alberi ben definiti, con forme ben definite, che occupano un'area ben definita e anche una direzione rispetto all'edificio, quindi assolutamente in questo caso dobbiamo fare le considerazioni di forma. Tanto per cominciare, notate che quello centrale casualmente è più alto, quindi configura anche non solo considerazioni di forma, intendendo se è una forma legno, metallo o quello che sia, ma si vede già subito il numero 3, si vede il centrale più alto, quindi un leader con 2 assistenti, una testa con le spalle, e insomma ci sono parecchie considerazioni da fare. Capite la differenza quando ho pochi alberi ben contestualizzati da un numero imprecisato di alberi messi un po' a caso che danno semplicemente un'informazione di legno. Quindi importante, non confondetevi, guardate che ci sono studenti che ci hanno messo anni per capire queste cose. È per questo che voglio fare questa lezione dedicata dopo aver sentito anni e anni di domande e di dubbi e di incomprensioni da parte degli studenti. Attenzione perché un gruppo di alberi vicini può dare origine a una nuova forma. Vedete qui nell'immagine si perde la sensazione di ogni albero, si ha una nuova forma che potrei categorizzare come una specie di forma di terra complessiva. Se io guardo solo il bordo, la silhouette di questi 5 alberi, fate l'esercizio, fate questo esercizio adesso. Guarda questa figura e identifica con accuratezza i 5 alberi presenti, quindi guardali uno per uno. Guardando i dettagli riesco a identificare i 5 alberi.
Adesso guarda momentaneamente da un'altra parte, sposta la vista, non so cosa stai facendo, ma guarda da un'altra parte, non sullo schermo. Ora riporta lo sguardo sullo schermo e guarda questa, non alberi, ma questa macchia di verde, vedila come una macchia di verde, vedila come una macchia di verde. Osserva questa macchia e osserva il contorno. Grosso modo è una forma di terra, quindi vedi che a volte gli alberi si possono fondere per dare origine a nuove forme. Attenzione perché potrebbe trattarsi di una forma animata, cioè una forma che assomiglia a un animale che magari sta facendo qualcosa, oppure potrebbe attivarsi solamente durante la notte a causa del cambiamento del contrasto delle ombre. Potrebbero venire fuori nuove forme, oppure di notte potrebbe la forma modificarsi, sembrare differente, oppure addirittura sembrare di aver fatto un movimento.